coreani di merda, andate a fanculo. Cioè, piccole bestie di Satana coreane crescono proprio. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. E so già che direte, sei un vlog, che ci fai nel tuo studio? Bellissima domanda, bravi, siete svegli. Diciamo che io stavo vloggando e la mia fotocamera ha simpaticamente deciso di non fare dei video, cioè ci sono degli errori, cioè avete capito, cioè nel trasferimento alcuni file erano danneggiati e quindi praticamente volevo montare tutto in modo così carino, simpatico e coccoloso e invece no, perché ci sono solamente delle scene sporadiche di qua e di là, quindi questo vlog diventerà tipo, avete presente Favij che fa i vlog quelli in cui lui parla e poi a cazzo su un po' di immagini così, bravi, così, facciamo una intro giusta. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Ma come fa lui a fare così? Quindi niente, insomma. Oh, guarda lì, cos'è? Ma è una gioia. Oh, sta scappando via. Ciao, ci vediamo alla prossima. Tra l'altro settimana prossima probabilmente non ci sarà neanche nessun video, perché settimana prossima lavoro tutti i giorni dal lunedì alla domenica e quindi volevo lasciarvi con un video un po' faico, invece no. Vi mostro tutti i miei talenti tipo in questo video qua, così diventa un video interessante, no? Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Carmencita, tu credevi che io fossi il tuo scaldabagno, invece no, io sono tuo padre. Pizza carbonara, ciao. Benvenuti a C'è posta per te, e siamo qui con la signora Germana. La signora Germana purtroppo è venuta qui perché si è recentemente lasciata con suo fratello di 20 anni che si chiama Germanotto. Facciamo vedere la consegna della busta. Ok, a parte le cavolate, incominciamo questo vlog. Cosa è successo in questo vlog? Innanzitutto c'è stato un inizio veramente, cioè, se non vi piacciono le parolacce veramente uscite da questo video, perché è stato delirante. Allora, io e la mia coinquilina Flaminia, che anche lei è italiana, volevamo andare al Seoul Animation Center e non trovavamo la strada. Oh, avessimo incontrato una persona educata quel giorno, non so, evidentemente avevano annullato l'ultima puntata di pomeriggio 5 e le sciure erano tutte così un po' alterate, perché mi hanno risposto tutte malissimo e hanno superato il mio punto di tolleranza e quindi ero veramente sclerato. Vi lascio alle immagini che è meglio. Ragazzi, ci sono le frecce indicative per la direzione in cui devi stare, cioè non puoi camminare lì, capito? Devi camminare qua. L'ordine. Dove dobbiamo andare, Flaminia, secondo me? Allora, secondo me di qua. Di qua, Simyeongdong. Qua. Come potete vedere in Corea c'è un televisorino, vedete che la metro fa pa 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 pa, e noi siamo qua, quindi manca una stazione e mezzo. Cazza cazzo. Questa signora che sta salendo le scale ora mi ha appena spinto via. Allora, a parte le signore che ci spingono via oggi, che non so perché, ma sarà il mood della sì, giornata, la mia è sempre informata, quindi sa benissimo dove dobbiamo andare, perché lei prima di partire si informa. Esatto. Quindi dove dobbiamo andare? Quindi non lo so. Perché ieri non ho giocato perché pensavo che Marco lo sapesse. Myeongdong, uscita 1 e poi saliamo su. Se volete andare al Seoul Animation Center, uscita 1 di Myeongdong, poi salite su. Immagino che sia una salita perché è curva. Cioè è ovvio che se è una strada curva è una salita, no? Cioè, fanno tutti. Dei bellissimi palazzi fatti di muschio, ma che belle idee, Un inglese molto semplice, insomma. Me coffee, vabbè. Allora, ho chiesto un'informazione, mi hanno risposto malissimo. Ma che c***o c'ha la gente oggi? Ma sono tutti incazzati. Cioè, una volta che esco, che vado in giro, mi tratta tutti di me. Questo video si chiamerà Coreani di me. Andate a fan. Non solo, siamo appunto arrivati a questo Seoul Animation Center perché insomma io e Flaminia siamo un po' tutti e due un po' otaku e volevamo vedere appunto come i coreani facessero i cartoni animati, bla bla. È uscito fuori che in realtà è un posto per bambini, per fare tipo i laboratori, insomma quelle cose lì che fai con le scuole. Però abbiamo trovato delle robe veramente, giuro, allucinanti. Cioè non è che lo dico per fare le big views, però tenete in conto che quello è un posto in cui vanno le scolaresche delle elementari. E vedete cosa abbiamo trovato poi a un certo punto. Ecco il museo dei cartoni.
Ed ecco anche il museo di Elvis Presley, per qualche motivo da me oscuro, ma vabbè, c'è anche quello se volete. E c'è anche questa che sta camminando e sta entrando nella macchina. Ciao! Perfetto, ecco l'ingresso, c'è un Megazord, un Mazinga e delle salsicce. Tutto molto bene, va tutto bene. Ma che musica bellissima che c'è! Picchiarello, ragazzi, ve lo ricordate? Picchia picchiarello, picchia picchia pazzerello. Picchia picchiarello, picchia picchia pazzerello. Potete dire ai coreani che non è più Halloween? Grazie. Vai, entra e scopri il mistero. Sei pronta al mistero? Oh mio Dio, mistero! Ma cos'è? Una sala operatoria? Però ci sono anche due omosessuali qua. La storia di Cenerentola coreana, ragazzi. Allora, lei prima è un samurai con la frusta. Poi il principe trova una ciabatta. Poi trova lei. E poi si sposano. Incredibilmente romantica questa cosa. Ragazzi, ma c'è Sailor Moon! Sì, finalmente! E c'è anche... Chi è questa? No, come si chiama? Fate Zero, tipo. Ragazzi, ma qui c'è il laboratorio che ti fa le cose in stop motion, cioè ti insegna le cose in stop motion. Che figata è sto posto! Allora, qui siamo nella zona in cui ti puoi creare la tua bambolina voodoo. E praticamente è una roba bellissima, cioè i bambini imparano fin da giovani a creare queste cose sadiche e sataniche. E però possiamo parlare di quanto è un po' creepy questa cosa? Cioè, oggettivamente creepy, sei d'accordo con me? Questa è la signora demone che sta appunto insegnando questa cosa ai bambini futuri. Quindi lei è, diciamo, la capa di questa setta satanica, ragazzi. Questo è proprio bruttino. È la più brutta? Guarda. No, c'è di peggio. Cioè, scusami, ma questo coniglio Spider-Man. Oddio. Cioè. E questa è la zona in cui poi fanno i riti satanici. Tutto molto bello. Ragazzi, vi giuro che stavo scherzando prima, ma questi sono i quadri che ci sono di fronte, appesi di fronte al laboratorio. E non so se vogliamo vedere. Qui potete apprezzare un demone che prega Satana. Qui c'è un diavolo a cui hanno tolto gli occhi e li sanguinano e viene trasportato da demoni. Qui c'è un demone con la pelle strappata e conficcato tutto di frecce. Qui c'è tipo delle siringhe con del veleno, ma cosa insegnano sti bambini in questo posto? Cioè, piccole bestie di Satana coreane crescono proprio. Ansia, io ho paura della futura generazione. E non solo, c'è anche un piccolo bambino pervertito qui. Guardate che faccia da pervertito. Ragazzi, le videocassette di Dragon Ball GT io ce le avevo. Io ero già nell'era dove uscivano i DVD una volta alla settimana. No, mi sento vecchio, ragazzi. Ditemi che non ero l'unico che comprava le cassette di Dragon Ball GT una volta alla settimana. Vi prego. Ragazzi, le cassette di Sailor Moon coreana. Mi viene da piangere. C'è un cartone che si chiama Marco. Marco. Adoro. Ed è molto brutto, tra l'altro. Vaffanculo. Poi dopo siamo andati a Myeongdong. Myeongdong è uno dei miei posti preferiti per andare a fare shopping. C'è praticamente tutto, ci sono tutti i negozi. E non solo, ci sono anche tutti quei bellissimi street food buonissimi. Quindi se volete mangiare lo street food coreano, Myeongdong è il posto ideale. Non solo, siamo anche andati al negozio della Line, perché tantissimi di voi mi chiedono sempre dove compro i miei cerchietti molto eterosessuali, quelli con la paperella e il cerbiattolo, il coniglietto in testa, e li compro al negozio Line. Quindi se venite in Corea e volete prendervi quei cerchietti, almeno vi ho portato lì e sapete dove comprarli, insomma. Un piede! Ciao piede! Ciao piede! Ciao! No! Come si fa la foto a un piede? Yeah! Myeongdong è famosissima per lo street food e qui ci sono le banane con la Nutella, buone! Le vuoi? No, Perché no? perché fanno ingrassare. Fanno ingrassare, mi spiace, ciao. Vendono anche le pannocchie.
Quindi Flaminia, se vuoi imparare a fare la spaccata sulle pannocchie, È vero, posso venire qui. sì, compri una pannocchia e poi su e via con la pratica. Un'altra reincarnazione di Satana, la pizza cono. La pizza cono. Vado retro. Ragazzi, in Corea c'hanno l'acqua in stick. Che bello. Perché prendersi una bottiglia quando c'è l'acqua in stick? Ragazzi, i trucchi della YG Moonshot. I rossetti delle Blackpink. Provali. Ora anche Flaminia è una Blackpink finalmente. E ci voleva così poco. Ragazzi, finalmente scopriamo di cosa sa G-Dragon. G-Dragon sa di fresco. G-Dragon si lava perché sa di fresco. Senti? È vero, sa di fresco. È vero, sa di fresco. È buono. Bravo G-Dragon che si lava. Tu dici che è una persona sporca, no? Invece si lava. Bravo. Eccoli come i cerchietti, costano la bellezza di 10.000 won. Però c'è anche la versione paperella gigante. Paperella gigante col culo. Quindi se volete un culo di papera in testa c'è anche la versione questa e costa sempre uguale. La bacchetta magica? Non è una bacchetta magica, questo è, ora vi spiego cos'è. È un robo che fai così. LOL. E tu dici a che serve? Che ne so, cosa sbatti lì, cioè vedo la gente che cosa sbatte ma non so cosa serve. Però serve a quello. Quando hai mal di schiena. Eh? Quando hai mal di schiena ti fai i massaggi. Ho capito, ma se mal di schiena e ti picchi non ti fa più male. Queste sono le maschere che avete ordinato. Guardate che palazzone. CD autografati. Gli EXO, CD autografati da EXO. BTS? Dai BTS? Se sono i BTS qui le armi. BTS. Le armi sclerano. Comunque a me i CD coreani mi sembrano tipo il Choe. Vi ricordate il Choe quando eravate giovani? Cioè sono impacchettati uguali eppure con regalino. Carino però. Ma quanto sei carino! Eh sì che sei carino! E questo era tutto per questo video. Vi ricordo che settimana prossima non ci sarà nessun video. Voletemi bene lo stesso e pregate per me che non svenga per terra a un certo punto della settimana per il troppo lavoro. Vi amo, ve se vuole bene. Pizza carbonara. Ciao e state attenti ai piccoli bimbi satanici coreani che potrebbero sbucarvi da dietro perché non lo so a sto punto. Blah, blah, blah.